Eccoci qui ragazzi, al capolinea questo calcio italiano che quest'anno, dopo le finali perse in Europa, dopo la bruttissima figura in Nations League della nazionale maggiore e dopo l'uscita dell'Under 21 ai gironi, squadra che doveva essere tra le favorite per il passaggio del turno, al di là poi chi arrivi o non arrivi in finale, comunque eri tra le squadre blasonate, non hai passato i gironi. Purtroppo è un'Italia che ha giocato, secondo me, la sua miglior partita contro la Francia, perdendo sì per errori arbitrali che ormai sono talmente lontani che non ci si può appellare più a quella partita perché hai giocato la partita con la Francia discretamente. Il primo tempo con la Svizzera in discesa perché è stato in discesa il primo tempo, il secondo non l'hai giocato proprio. Ieri non sei sceso in campo né mentalmente né a livello di gioco né a livello di aggressività. Hai trovato una Norvegia quadrata che ti ha messo in difficoltà e ha capitalizzato le occasioni che gli sono capitate. Non passiamo ai quarti di finale. Sono arrabbiato e sono irritato per un fattore secondo me determinante. Poi è il mio punto di vista, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti perché comunque possiamo pensarla sicuramente diversamente, pensieri condivisibili o meno, ma dati alla mano, le squadre che sono passate, Georgia e Israele giocano con una difesa a 4. Inghilterra e Portogallo giocano con una difesa a 4. Spagna e Svizzera giocano tutte e due con una difesa a 4. Francia e Ucraina lo stesso. Addirittura l'Ucraina gioca con un 4-1-4-1. Allora, statistiche e dati alla mano, la difesa a 3 non paga. L'unica squadra che riesce a giocare al momento nel panorama italiano con la difesa a 3, dettando legge e senza prendere schiaffi dovunque va, è l'Inter. Perché? Perché l'Inter è costruita prettamente per giocare con una difesa a 3 che deve avere tre centrali che devono coprire anche la zona dei terzini in primis, devono saper impostare tutte e tre. Quando vengono attaccati devono riuscire ad avere scaltrezza e velocità di pensiero per poter scavalcare la linea avversaria e riuscire poi ad innescare il contropiede. Ma se non ce li hai, se non hai dei calciatori con queste caratteristiche, la difesa a 3 diventa una difesa a 3 come quella dell'Under 21, perché sì, anche con la Francia abbiamo giocato bene, ma l'Italia nelle tre partite ha preso delle imbarcate storiche ogni volta che viene attaccata. Perché? Perché se non c'è armonia tra centrocampo e difesa, con una difesa a 3 sei completamente scoperto e prendi imbarcate dappertutto e rischi di fare delle brutte figure che si potevano evitare. Mi potete anche dire no, ma quello non è il modulo, secondo me stai sbagliando. Sì, lo accetto, sto sbagliando, sarà il mio punto di vista, però statistiche alla mano, tutte le squadre che sono passate e tutte le squadre che in Europa hanno dettato legge, hanno una difesa a 4, che poi il centrocampo sia a 5, a 3, un 4-2-3-1, non interessa, ma devi avere copertura nella doppia fase e con una difesa a 3 se non hai i centrocampisti con i controcoglioni che vanno a dare una mano alla linea difensiva diventa completamente difficile. Partita che non mi è piaciuta per niente e il calcio italiano fa l'ennesima brutta figura a livello europeo e mondiale. Voi vi volete ancora ingrippare a trovare questo calcio di contropiede, a fare questo calcio difensivo e poi vediamo non porta più da nessuna parte perché nel resto del mondo il livello è salito, le squadre si sono adeguate al calcio che si gioca adesso, il calcio cambia, il calcio muta, nel calcio bisogna essere camaleontici, anche gli allenatori, continuare a studiare, continuare ad aggiornarsi. L'abbiamo visto in Italia, l'unico che non si aggiorna è Allegri, ha fatto delle figuracce con la Juve. Spalletti per vincere lo scudetto con il Napoli ha 60 anni e passa suonati. Si è andato ad aggiornare anno dopo anno. Non è che Spalletti è nato un vincente e ha sempre avuto squadre vincenti perché è un dono della natura, no, perché tu continui a studiare e continui ad innovare la tua idea di calcio. Se poi hai un'idea di calcio con una difesa a 3 che io non tollero,
ma perché non mi piace come poi viene espresso il gioco con una difesa a 3. Sono punti di vista, però se la vuoi fare questa difesa a 3, allora devi prendere degli elementi completamente idonei alla difesa a 3. E non parlo del centrocampo, perché il centrocampo dell'Italia con Rovella, con Bellanova, un po' meno tonali, perché comunque il Milan gioca con la difesa a 4 e quando ha cambiato la difesa a 3 quest'anno ha preso delle imbarcate assurde, però 3 su 5 centrocampisti ce li hai che giocano in un modulo con la difesa a 3, quindi i movimenti dovrebbero averli. È solo che poi devi avere quei tre centrali che devono essere forti, ma forti di brutto, e devono riuscire a coprire diagonali sulla linea del calcio d'angolo. Devi fare il terzino quando l'esterno di centrocampo si dimentica di venire a coprire, perché al limite sta facendo avanti e indietro, sta facendo la spola, si stanca, è una cosa normalissima, e perdi comunque la copertura sulle fasce. Vai a coprire sulle fasce, perché poi siete tre, vanno i due laterali, vanno a coprire sulle fasce, in mezzo diventi come una scolapasta. Se la squadra avversaria ha un po' di testa, ti aggredisce per vie centrali e prendi sempre il gol. O al limite devi sperare che il portiere ti faccia il miracolo, che Carnesecchi ieri comunque ha tolto 3 palloni dalla porta, altrimenti la Norvegia avrebbe tranquillamente dilagato. E poi ovviamente ti appelli alla sorte, l'ultimo quarto d'ora cominci a vedere il da farsi, perché devi buttare quel pallone dentro. Ma può mai essere che dobbiamo arrivare sempre alla fine delle partite per vedere di raddrizzarle, per cercare quell'espediente che poi ti porti a fare quel gol e passi il turno? Io mi sarei incazzato lo stesso anche se avessimo passato il turno ieri sera con un gol così, come si dice a Napoli, a stramacchia, con una fortuna esagerata, buttavi un pallone dentro e passavi tu il turno. Non sarebbe stato nemmeno giusto per ciò che hai espresso in una partita e mezza su 3. Perché poi se andiamo a guardare le prestazioni di Francia e Svizzera e la stessa Norvegia, ti sono state nettamente superiori, perché Francia-Norvegia è stata una partita completamente difficile per la squadra che ha passato il girone da prima in classifica. Quindi lo dovevi sapere che ieri sera affrontavi una Norvegia che era una squadra competitiva e non la Norvegia dei fiordi che non sa giocare a pallone. È stata sottovalutata? Non lo so se è stata sottovalutata. Io mi appello e faccio sempre riferimento a questi moduli da contropiede, dove sì, fai il lancio in avanti, cerchi la spizzata, al limite Gnonto si inserisce, dorme la difesa e va in porta. Ma ti può andare bene una volta, due, ma alla lunga paghi e continui sempre a pagare. Vogliamo fare un esempio? La Roma l'ha pagata alla lunga in una partita durata 170 minuti, ma l'ha pagata comunque la difesa a 3. L'Inter è stata l'unica squadra che ha messo in difficoltà il City nella finale di Champions, ma ripeto, perché l'Inter è da anni che è una squadra impostata sulla difesa a 3, quindi ti sei preso gli elementi più consoni per fare quel modulo e ti riesce. Ma fare mercato di anno in anno, cambiare pedine di anno in anno e giocare con una difesa a 3 diventa completamente difficile, a meno che i tuoi difensori non si chiamino Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro e Lilian Thuram. Con tre centrali così forse riesci ad esprimere gioco, ma è sempre relativo, perché quei tre centrali dovranno comunque fare il lavoro di 5 persone, perché è inevitabile che le ali di un 3-5-2 si stancano dopo 45, 50, 60 minuti, poi non ti rendono più. Hai bisogno di avere delle ali che ti fanno 90 minuti la doppia fase, che tornano a recuperare un pallone sulla bandierina del calcio d'angolo, poi ti aspetti che al limite si sovrappongano, quando passi la palla in mezzo al centrocampo, la passi la palla al centrocampo e ti aspetti che la mezzala esterno di centrocampo se la vada a prendere dall'altra parte. Purtroppo o gli regali un motorino che saltano sul motorino e si fanno tutta la fascia, altrimenti sono umani, non puoi pretendere tanto fiato in competizioni poi che hanno partite ravvicinate ogni 3 giorni.
non esiste. Questa è la mia visione della partita, questo riesco a dirvi. Sono incazzato nero perché sia la Nations League sia l'Europeo Under 21 potevano essere due trampolini per rilanciare il calcio italiano, che invece di rilanciarsi è andato a finire completamente 10 metri sottoterra. Dopo gli esperimenti di Mancini e le brutte figure in Nations e la partita persa ieri, che non ti ha portato ai quarti di questo europeo. Tiferò Georgia da qui alla fine dell'europeo. Georgia-Israele è anche una partita, non voglio dire abbordabile, perché comunque le squadre che sono passate ai quarti sono passate per merito, quindi di partite facili non ce ne sono, però tiferò Georgia, mi siedo qui e mi guardo Georgia-Israele quando sarà la partita e vedremo come andrà a finire questo europeo. Ragazzi, cosa dirvi? Sempre Forza Napoli, vi saluto e vi lascio, che non vi ho salutato nemmeno perché sono incazzato nero, e vi lascio a questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo contenuto.